Ciao ragazzi, oggi vedremo da vicino questi driver a compressione. Croce e delizia per alcuni appassionati di Hi-Fi, discusso molto questo dispositivo, c'è chi lo ama, chi lo odia. Vedremo se effettivamente ci sono motivi che possono giustificare sia l'una che l'altra fazione, per così dire, ok? Per capire effettivamente se ci sono motivi dobbiamo capirne il funzionamento. Partiamo dal principio base, che è essenzialmente dato dal rapporto, ok, di compressione, ovvero il rapporto da due aree, quella del diaframma e quella della gola, ok, che fa sì che la pressione aumenta, si riduce l'aria, aumenta la pressione. Si può ovviamente definire questo fenomeno con la formula della pressione, forza su aria, minore è l'aria, maggiore sarà la pressione. O se aumentiamo la forza o l'energia, aumenta la pressione. Possiamo trovare delle analogie, ad esempio quando stiamo irrigando il nostro giardino con il nostro tubo. Se chiudiamo col dito, riduciamo l'aria, o col dispositivo chiudiamo in qualche modo, vediamo che la pressione in uscita aumenta, ok? Semplicemente. Oppure con uno spillo, con un ago, se provassimo a forare un cartoncino, sarà sufficiente una piccola forza, l'ago penetra con una certa facilità. Diversamente invece, volendo forare lo stesso cartoncino e volendolo fare ad esempio con il tappetto della nostra biro, della penna Bic, che sì è appuntito, però non tanto quanto l'ago, cioè la superficie è più grande, in verità è molto più grande, e difatti per ottenere la stessa pressione affinché si può forare il cartoncino dobbiamo applicare una forza maggiore, molto maggiore, ok? Sarà proporzionata, cioè inversamente proporzionata all'aria. Più è grande l'area, direttamente proporzionale, tanto maggiore sarà la forza per ottenere la medesima pressione sufficiente a forare il cartoncino, ok? Bene, ora restando sempre sul principio base e su questo rapporto tra le aree, su questo rapporto di compressione che può essere 10 a 1, 8 a 1, 6 a 1, ok, a secondi casi, o anche in base alla, diciamo, alla tecnologia applicata, perché ci sono varie filosofie di pensiero. Tanto è più alto, dicevo, questo rapporto, maggiore sarà la pressione, ok, in gola, in uscita. In teoria si dovrebbero avere circa 6 dB per ogni raddoppio di questo rapporto di compressione, perché legato a 20 volte il logaritmo di 10 in quanto pressione, quindi si dovrebbe avere questi fatidici 6 decibel. In verità, in realtà, per perdite, per attrito, turbulenze che poi vedremo in seguito, si avranno 3, 4, massimo 5 decibel, massimo. Quindi maggiore sarà questo trade-off, questo rapporto di compressione, migliore sarà l'efficienza di reazione. Ahimè, però, riducendo molto l'area di uscita per avere un maggior rapporto di compressione, la Fmin, quindi la frequenza minima riproducibile, si alzerà per ovvi motivi, ok? L'abbiamo, dicevo ovvio perché l'abbiamo discusso e vagliato nei tutorial passati. Sfariamo una leggenda: la tromba non si avvale dell'effetto Ventura nel modo più assoluto, non crea di pressione statiche essenzialmente, quindi la sua espansione graduale genera variazioni di pressione e di velocità, interpretandolo semmai attraverso il principio di Bernoulli, che è essenzialmente fluidodinamica, ok? Quindi ribadisco, la tromba non fa altro che un adattamento di impedenza, trasforma l'alta pressione in gola in radiazione acustica più efficiente, semmai ne controlla la direttività,
ok? Che può essere più o meno ampia. Difatti possiamo trovare una tromba anche su un tuile della cupola, proprio per controllarne la dispersione, ok? Che può essere più o meno ampia, ok? Per capire più o un pochino meglio questo effetto che ci porta a questa efficienza massima di redazione, dobbiamo tirare in ballo la portata volumetrica Q, ok? In fisica, equazione di continuità, che ci dice che praticamente l'area per la velocità delle particelle è costante, ok? Q. Ora, ritornando al nostro rapporto tra le aree, se l'area di gola T è 10 volte più piccola dell'area del diaframma, la velocità dell'aria in uscita dalla gola sarà 10 volte maggiore. Ora, visto che la pressione è in rapporto quadrato con la velocità delle particelle, due conti a volo si possono fare. Ora abbiamo esaminato e portato sul tavolo la portata volumetrica per l'equazione di continuità, ma a noi ci serve la velocità volumetrica, ok? Perché nella formuletta dell'impedenza acustica è presente U, ma U è uguale a Q, cioè è una diversa notazione, ok? Ma rappresenta la stessa grandezza fisica, ovvero è il volume di un fluido che attraversa una data superficie per un'unità di tempo, né più e né meno. Ora, volendo capire un pochino meglio perché abbiamo questa massima efficienza, e ricordo che da quel rapporto noi abbiamo una maggiore pressione che sta al numeratore nell'impedenza acustica, avremmo un'impedenza acustica maggiore. Quindi se aumenta P, aumenta Z, ovvero l'impedenza acustica. Ma U concorre o non concorre? No, qualcuno mi dirà, e quello è costante, non cambia. È vero, in termini assoluti no, in termini relativi sì. Ricordo perché un driver a compressione, diciamo, riproduce frequenze medio-alte o alte, non certamente basse, e come abbiamo visto, e non ribadisco i motivi, per riprodurre al meglio le frequenze più alte saranno consigliabili superfici radianti più piccole, e visto che U dipende da S, se S è bassa, U diventa più bassa, e se U diventa più bassa dal denominatore, l'impedenza acustica aumenta, quindi aumenta per U perché diventa più bassa, aumenta per P perché P aumenta, e quindi abbiamo un'impedenza acustica molto ma molto più alta, e avendo l'impedenza acustica molto più alta avremo un'efficienza di trazione molto ma molto più alta, né più e né meno, ok? Questo in termini di meccanica ondulatoria, cioè in acustica. Il fenomeno si potrebbe osservare per la meccanica oscillatoria, quindi pura fisica. Quando parliamo di fisica classica parliamo di energia potenziale, energia cinetica, perdite, forze e quant'altro. Si potrebbe anche analizzare sotto forma di meccanica diciamo oscillatoria, ok? Eventualmente mi fate sapere e lo possiamo esaminare in questi termini. Ma effettivamente questo rifasatore, questo fast plug, a cosa serve? Ora, l'area di radiazione, il diaframma, che generalmente di un pollice e mezzo, 2 pollici, è abbastanza ampio riferito alle frequenze che deve riprodurre. Visto che l'area deve essere ridotta per rapporto di compressione, ok? Le distanze possono essere diverse di arrivo e quindi si possono creare degli sfasamenti. Lo sfasamento crea interferenza distruttiva, abbiamo una perdita di efficienza e quindi anche di pressione. Onde evitare questo,
si creano dei condotti calcolati in funzione della frequenza in base a questa regoletta, ok? E quindi all'uscita abbiamo tutte le frequenze in fase, ok? Ricordo questa famosissima tromba dell'Altec, multicellulare, che aveva tutte queste trombette, ok? Che avevano grosso modo la stessa funzione. Data una frequenza, all'uscita questa era sempre in fase, ok? Quindi aveva una massima efficienza di radiazione. Questa lunghezza del condotto deve essere maggiore del quarto d'onda, ok? Per la frequenza più alta che si vuole gestire o ripassare. A 5000 Hz ho fatto questo esempio, il condotto deve essere maggiore di circa 2 cm, ok? Apro e chiudo una nota, sto ragionando per sommi capi in linea di principio. È chiaro che a secondo la tecnologia usata, la filosofia usata, perché il condotto in questo caso ha un'espansione, potrebbe non avere l'espansione o addirittura potrebbe avere un'espansione negativa, ok? Quindi a secondo i casi si può avere una applicazione diversa di questi principi sostanzialmente, ok? Ma grosso modo, per farvi capire, funziona in questi termini. Ricordando che l'SPL, ovvero Sound Pressure Level, come dicono gli inglesi, dipende dalla pressione efficace, ok? Ricordo che per quanto riguarda le pressioni, decibel e quant'altro, ne abbiamo fatto un tutorial, metterò in descrizione un link, ok, per chi fosse interessato. Dicevo, per quanto riguarda la pressione RMS, che vale la pressione massima di picco su radice di 2, l'SPL vale 20 volte il logaritmo di 10 di questo rapporto RMS su pressione di riferimento, la quale vale 20 micropascal, ovvero il suono più piccolo che il nostro orecchio può percepire. Facendo questo esempio della pressione di picco di 2,8 pascal, quell'RMS sarà di 2 pascal arrotondato in verità, e facendo i dovuti calcoli abbiamo 100 decibel. Ribadisco, per chi fosse interessato sul calcolo del decibel metterò un link in descrizione. Qui ho riassunto grosso modo le caratteristiche sommarie del driver a compressione in confronto con altri tweeter a cupola o a nastro. Per l'efficienza, ovviamente, come abbiamo visto, quelli a compressione raggiungono anche i 100 decibel, quelli a cupola oscillano massimo 93-94, quelli a nastro 90-91, ok? Massimo. La direttività ovviamente è sempre controllabile su quella a compressione, come abbiamo visto che è sempre presente una tromba, piccola che sia, raramente la possiamo trovare su quella cupola, quindi è abbastanza ampia, ok? Poco controllabile. Molto ampia se non è presente, perché a volte ho notato che anche quelli a nastro hanno una piccola espansione. Dicevo, se non è presente è molto ampio sul piano orizzontale, su quello verticale ahimè no, perché di norma questi a nastro sono lunghi e stretti, ok? Quindi su quello orizzontale è ampio, su quello verticale molto stretti. Distorsione a bassi livelli, maggiore ovviamente su quelli a compressione per le perdite che poi vedremo in seguito, per non le realtà. E, diciamo, è bassa per le sospensioni abbastanza cedevoli su quelli a cupola, molto bassa effettivamente su quelli a nastro per come sono concepiti. La tecnologia applicata è completamente diversa, quindi la loro sensibilità è veramente molto alta. La tenuta di impedenza ovviamente per quelli a compressione, visti i materiali impiegati molto rigidi e robusti, è molto alta, mediamente buona su quelle a cupola, limitate effettivamente, sono molto delicate questi a nastro, ok, sempre per come sono concepiti ovviamente. La fedeltà a bassi livelli non ottimale, come stavamo accennando sopra, ottima effettivamente su quelle a cupola, eccellente su quelle a nastro effettivamente. L'uso tipico non può essere altro che ovviamente là vicino dove necessita grosse potenze, grande efficienza per quelle a compressione, l'hi-fi domestico per quello che riguarda a cupola o gli studi di registrazione e simili. Quelli a nastro che appartengono effettivamente di norma
ovviamente, perché si possono avere anche tutti NAS di bassa qualità, ovviamente. Parlo per la tecnologia, si può portare questo tipo di tweeter veramente a una buona, se non ottima qualità, quindi appartiene a una gamma di prodotti molto alta, quindi su diffusore di alta qualità o monitor di alta precisione. Quindi, riassumendo, vantaggi e limiti, sì, la grande sensibilità, efficienza di questi driver a compressione, una derivatività, quindi è sempre controllabile, visto che è sempre presente una tromba di espansione, utile soprattutto per i live, sono effettivamente molto robusti, visti i materiali impiegati, molto rigidi, titanio, birilli e quant'altro, poi i materiali cambiano in continuazione a secondo anche l'evoluzione tecnologica dei materiali, ovviamente. Limiti, ahimè, in base al rapporto di compressione, le frequenze basse possono essere limitate e, ahimè, è presente questa distorsione armonica ai bassi livelli di segnale. Perché i driver a compressione presentano questa distorsione a bassi livelli? Bene, questo lo vedremo prossimamente, ok? Sulla, diciamo, la prossima puntata, se la vogliamo così definire. Mi fermo qua, spero di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate e correggiamo in qualche modo. Spero anche che sia stato di vostro interesse questo video, se così è mettete un mi piace per darmene atto. Dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!